Cari amici, diamo il benvenuto al maestro il liutaio Fabio Zontini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. È una chitarra ispirata a uno strumento storico e alla famosa Hauser del 1937 appartenuta ad André Segovia, uno strumento che lui utilizzò fino al 1962. L'originale è conservato al Metropolitan Museum di New York e io per realizzarla mi sono avvalso del rilievo del liutaio americano Richard Brunet. E come l'originale, la mia chitarra è la tavola armonica in abete, fasce fondo in palisandro brasiliano e diapason di 650 mm. La chitarra di Segovia è uno strumento a mio parere centrale nella storia dell'evoluzione della chitarra classica. In una rivista del 1950, la Guitar Review, la definì lui stesso la più grande chitarra della nostra epoca. Io ritengo fondamentale non solo questo singolo strumento, ma tutto il lavoro svolto da Hauser nel momento in cui si dedica alla costruzione nello stile spagnolo. Questa chitarra lui la realizzò prendendo a modello la famosa chitarra Torres di Jobé, la FE09 del 1859, che tra l'altro anche io ho avuto la fortuna, la possibilità di misurare e analizzare una dozzina d'anni fa al Museo della Musica di Barcellona, dove è conservata. Che la Torres sia stata fonte di ispirazione lo possiamo desumere anche dal fatto che, per esempio, il disegno della rosetta venne ripreso da Hauser per molte sue chitarre. Hauser non si limitò a copiare, reinventò lo strumento secondo il proprio gusto e quella che poteva essere una sua personale idea di suono, arrivando a realizzare uno strumento che, se è sbagliato definire migliore di quello di Torres, risulta essere sicuramente molto versatile e adatto alla realizzazione del repertorio più contemporaneo. Dal punto di vista progettuale, Hauser ridisegnò le curve della plantiglia, la ingrandì incrementando la superficie vibrante e aumentò gli spessori della tavola armonica. Inoltre fece la scelta di aggiungere un sottoponte, cioè un rinforzo in abete con venatura opposta a quella della tavola armonica e incollato ovviamente in corrispondenza del ponticello, e in cui vanno ad incastrarsi le catene centrali del ventaglio. Tutti questi elementi insieme determinano il modo in cui lo strumento lavora e il risultato acustico che sentiamo, quindi suoni lunghi e molto bilanciati. Qualche anno ho affiancato alle copie storiche anche il mio modello personale, sempre tradizionale, quindi senza l'utilizzo di materiali come Nomex o carbonio, e si tratta di un progetto di chitarra a 5 raggi con sottoponte, da cui ottengo uno strumento pronto e brillante che si inserisce nel solco di certa tradizione spagnola più recente. Considero però ormai mio anche il lavoro fatto in tanti anni su Gallinotti, nel senso che i 3 strumenti di Gallinotti che ho in repertorio li ho interiorizzati a tal punto che ormai posso definirli quasi un mio progetto personale. E si tratta di un modello del 65 in abete e di un modello del 52 che può essere realizzato sia in abete che in cedro. Quella del 52, tra l'altro, ad oggi risulta essere la prima chitarra in assoluto con la tavola armonica in cedro, e io credo di essere stato tra i primi a farne delle copie. È un progetto davvero molto interessante perché timbricamente si colloca in una posizione molto originale, conservando in parte delle caratteristiche tipiche degli strumenti in abete, ma con un colore sonoro ovviamente molto diverso. È un particolare mix che può soddisfare sia gli amanti dell'abete che del cedro. Ci saranno delle novità nella tua produzione in un futuro, diciamo in un medio e lungo termine? Ma ho intenzione di proseguire sulla strada che ho intrapreso in questi anni, e cioè continuando a lavorare nell'ambito della liuteria tradizionale, che è quella che mi interessa di più, e direi che è già un vasto programma. Ringraziamo il maestro liutaio Fabio Zontini per essere stato qui con noi. Grazie.